Salve a tutti, inizio con una breve premessa. Le credenze limitanti si iniziano a formare fin dai primi anni di vita. Il bambino osserva tutto ciò che lo circonda e lo registra nella sua mente. Non avendo filtri, il bambino prende per buono ogni comportamento che osserva. Questo per indicare quanto la famiglia, gli amici e la scuola siano importanti per scrivere il futuro di una persona. Da adulti sarà esclusivamente una nostra responsabilità accorgersi di ciò che è utile e ciò che risulta inutile per il nostro benessere. Una credenza limitante ci farà pensare, agire e scegliere determinate situazioni invece di altre. Parlando anche di legge d'attrazione, la credenza limitante che rimane attiva nel nostro pensiero inconsapevole ci potrebbe allontanare da quanto stiamo chiedendo al benamato universo. Anche se pensiamo di non avere nulla contro il denaro, spesso il nostro inconscio possiede convinzioni limitanti che ci impediscono di raggiungere la tranquillità con il beneamato denaro. Come accorgersi delle credenze che limitano? Semplicemente diventando più consapevoli dei nostri pensieri e delle nostre reazioni. Oltre a questo, se ci sono situazioni che a cadenze regolari si ripresentano nella nostra vita, molto probabilmente la credenza si annida proprio nel problema che torna a farci visita. Iniziamo con le 6 principali credenze che potrebbero influenzare il fluire della ricchezza. 1. I ricchi sono tutti cattivi. Questa è tra le credenze più utilizzate in genere. Naturalmente, come viene infiocchettata la frase dipende dalle zone e dalle esperienze personali. Come ogni essere umano, anche la persona benestante potrà essere più o meno buona, più o meno cattiva. Ma se ci pensate bene, anche tra il ceto medio si trovano persone buone e meno buone. Spesso questo tipo di credenza è alimentata dalla gelosia o dal sentito dire. La tendenza infatti è quella di giudicare ciò che non si conosce e vedere un uomo o una donna salire o scendere da una bella auto costosa potrebbe stimolare rabbia, frustrazione e gelosia. Di base noi non vogliamo essere persone cattive, non vorremmo mai comportarci male per raggiungere un determinato traguardo lavorativo, quindi risulterà più semplice giudicare colpevole uno sconosciuto che agire per migliorare la propria situazione. Naturalmente anche la legge d'attrazione confermerà la vostra credenza. Molto probabilmente ogni capo che avrete, ogni direttore sarà un perfetto stronzo. Da ricordare come esempio che il vostro cantante o calciatore preferito molto probabilmente guadagna o ha guadagnato in un mese più di tutto quello che un dipendente guadagnerà in tutta una vita intera, pensione compresa. Un bel mantra per contrastare questa credenza è: i soldi sono miei amici e alleati. 2. Bisogna ammazzarsi di lavoro. Di base, ma chi vuole morire per il troppo lavoro? Questa credenza limita di molto la voglia di lavorare per fare bei soldoni. Oltretutto, potrebbe chiudere definitivamente l'idea di aprire una propria attività. Chi lavora 6-8 ore al giorno sa bene che avrà il resto della giornata libera. Chi apre una propria attività molto probabilmente, legandosi a questa credenza, sarà costretto a spaccarsi la schiena per arrivare a fine mese. Un bel mantra per contrastare questa credenza potrebbe essere: i soldi arrivano a me facilmente e gioiosamente. 3. Aspettati il peggio per non rimanere mai delusi, o qualcosa di simile. Anche questa frase, che viene trasformata in credenza, può essere utilizzata per il denaro, come del resto per ogni altro ambito della vita. Se distruggo le mie aspettative dall'inizio, non rimango mai deluso. Del resto, tanto vale rimanere con la testa dentro la sabbia, così da essere tranquilli a prescindere da tutto. Chi di base ha questa credenza e la utilizza con costanza rimarrà sempre nella propria zona di comfort, senza mai rischiare di arricchirsi o essere veramente felice. Se chiedo lavoro, mi aspetterò a prescindere di essere scartato. Se apro una mia attività, mi aspetterò che fallisca molto presto. Se ricevo denaro inaspettato, so già che lo dovrò spendere in medicine. Un mantra per contrastare questa credenza potrebbe essere: io merito la felicità e l'abbondanza economica. 4.
È giusto avere solo lo stretto necessario. I soldi non fanno la felicità, quindi è bene soffrire tutti. Questa tipica frase, più adatta a un momento post-bellico, rappresenta la credenza di molte persone. Naturalmente, essere mentalmente bilanciati è una prerogativa basilare per vivere bene. Essere parsimoniosi è sinonimo spesso di buonsenso, ma del resto l'eccesso è sempre un errore. Nella vita si deve vivere e non sopravvivere. Chi rimane con questa credenza vivrà spesso con i sensi di colpa. Avere troppi soldi risulterà impossibile. Avere un frigorifero troppo pieno creerà disagio. Avere 2 maglioni dello stesso colore nell'armadio sarà come dare un calcio alla povertà. Un mantra adatto potrebbe essere: posso e merito di vivere nell'abbondanza. 5. Per far soldi bisogna scendere a compromessi. Questa credenza, da miscelare con frasi del tipo «solo i raccomandati fanno strada», eccetera. Da artista mi è capitato molte volte di sentire questa frase. Devi andare a letto con un produttore se vuoi quella parte. Dovrai fare qualcosa di sconveniente se vuoi arrivare su quel palco. Devi vendere l'anima al diavolo se vuoi diventare qualcuno. Come sempre ci sono persone buone e meno buone al mondo. E del resto ci sono persone che per arricchirsi scendono molto volentieri a compromessi. Ci sono anche persone meritevoli in ogni ambito, corrette e pulite, che per fare la loro carriera hanno semplicemente studiato, lavorato e si sono impegnate con costanza e pazienza. Anche questa credenza, come del resto molte delle altre, funziona spesso per sentito dire, generalizzando così intere categorie di lavoratori. Un mantra adatto per contrastare questa credenza limitante potrebbe essere: mi amo e il denaro ama me. 6. I soldi sono sporchi. I soldi sono la radice di tutti i mali. Anche in questo caso ci sarebbe da dire che il denaro non è né sporco né pulito, non è né cattivo né buono. Sono sempre le persone che gli danno un senso. Se siamo persone buone, il denaro servirà a fare anche del bene. Se di base siamo cattivi, il denaro prenderà altra forma. Chi vive con questa credenza non si arricchirà mai, visto che non vorrà mai essere la causa di tutti i mali. I soldi sono solo un mezzo, potrete sempre scegliere come utilizzarli. Un mantra adatto potrebbe essere: i soldi sono miei amici e alleati. Benissimo. Per concludere, dico che degli ottimi metodi per cambiare le credenze che limitano sono proprio le affermazioni, i mantra, oltre che ai subliminali o le affermazioni. Possiamo arricchirci onestamente, senza togliere niente a nessuno. Possiamo diventare benestanti, rimanendo sempre le stesse buone persone. Tutto dipende solo da noi. Come ultimo consiglio, se sentite di avere credenze limitanti a riguardo al denaro, provate a scrivere la vostra frase su un foglio e, lavorando di logica, cambiate questa credenza. Buona vita a tutti!